Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Ferrero se preferite Meloki e siamo finalmente arrivati alla seconda parte della mia analisi su Vander e Silco. Nel caso non lo abbiate ancora fatto, vi consiglio di guardare prima il video precedente per avere un quadro più chiaro della situazione. Oltre a questo, ovviamente, vi ricordo che questo video conterrà spoiler sulla serie TV Arcane. Prima di proseguire devo assolutamente ringraziare anche tutti gli artisti che mi hanno dato il permesso di utilizzare i loro lavori all'interno di questi due video. Per ciascuna immagine infatti trovate i crediti che vi rimandano all'account del disegnatore nel caso foste interessati a seguirli sui social. E un ringraziamento super speciale va a Connestra e a Sabaku no Maiku per aver collaborato alla realizzazione dell'ultima parte di questo video, che è una piccola sorpresa e che spero vi piaccia. Alla luce di quanto analizzato, discusso e speculato fino ad ora, torniamo a pensare a quanto detto da Amanda Overton. Stando alle parole della writer, quindi, il tradimento di Vander andrebbe posto poco dopo la guerriglia sul ponte e dunque l'incontro tra Vander, Vi e Powder, proprio perché quell'evento avrebbe svolto un grosso ruolo nella mente dell'uomo per fargli realizzare che le sue azioni e il suo modo d'agire non erano la maniera giusta per ottenere l'obiettivo che desiderava, ovvero il bene dell'Undercity. A mio avviso però questa disposizione temporale degli eventi solleva almeno 3 problemi, che andrò ad analizzare in ordine. Partiamo da quello più palese, ovvero un'incoerenza di character design. Ho già detto nella prima parte dell'analisi che secondo me sia Vander che Silco appaiono parecchio più giovani durante la scena del tradimento. Silco, che è quello più visibile dei due, non ha nemmeno rughe nel viso. Realisticamente, quindi, tra l'evento del fiume e i primi 3 episodi potrebbero essere passati anche 15-20 anni. In questo caso però l'invecchiamento è una cosa soggettiva e arbitraria di coloro che hanno realizzato il design dei personaggi, per cui capisco che non sia una prova valida in senso assoluto. Mentre per quanto riguarda Vander, nella scena sul fiume e in quella sul ponte, Vander sembra indossare gli stessi abiti o comunque abiti molto simili. Tuttavia, come già discusso in precedenza, durante la scena nel fiume non ha la barba che invece ha sul ponte quando incontra Vi e Powder. Al di là del fatto che, come già detto, di solito quando un personaggio generalmente barbuto viene presentato senza barba è per fare capire che è più giovane, la prima spiegazione a questa cosa è che Vander abbia incontrato Vi e Powder, si sia sbarbato, abbia tradito Silco e poi se la sia fatta ricrescere, però non mi pare qualcosa di molto sensato. L'altra possibilità è che ci sia stato un vero e proprio errore di design da parte dei creatori della serie e che quindi sia stato erroneamente impiegato un modello di Vander senza barba per animare la scena del tradimento. Magari un early concept che si sono dimenticati di modificare? Al momento non esiste un artbook ufficiale di Arcane e sono riuscita a recuperare concept art solo del design di Vander adulto, per cui non saprei. Certo è molto strano che in una serie con un tale incredibile livello di dettagli ci si sia lasciato sfuggire un elemento così visibile e importante come la barba di un personaggio. Arcane è quel genere di serie che si ricorda di piegare un asse di legno sotto il peso dell'enforcer che scende il gradino, o che fa dilatare la pupilla di Silco un istante prima che perde sensi a causa dell'anestetico iniettatogli da Singed. Dimenticare una barba mi sembra uno strafalcione bello grosso. Stiamo parlando di una scena che viene mostrata diverse volte nel corso del 3° episodio della serie e che è anche quella mostrata nell'apertura dell'ultimo episodio del primo atto, ragion per cui immagino che sia stata controllata diverse volte prima di essere approvata. Non è un caso infatti che la deduzione più logica a cui sono giunte tutte le persone che hanno visto la serie e non hanno letto la risposta di Amanda Overton infatti sia stata proprio che la scena del fiume sia avvenuta prima, forse persino parecchi anni prima rispetto a quella del ponte. Ma stando alle dichiarazioni che ci sono arrivate non è così che sono andate le cose. Passiamo al secondo elemento che mi rende perplessa circa la risposta di Amanda Overton sulla cronologia degli eventi. Secondo la writer, quindi Vi e Powder e il loro incontro con Vander sono stati un elemento chiave per la decisione dell'uomo di tradire Silco. Vander le ha prese con sé, portandole da qualche parte al sicuro e dando loro una nuova casa. In seguito ha preso con sé anche Milo e Clegor, per la stessa ragione, creando quindi questa nuova famiglia. Alla luce di quanto abbiamo discusso in precedenza, però, abbiamo avuto più volte dimostrazione di come Silco sia una persona intuitiva, per non dire paranoica e senza la minima fiducia nel prossimo, che conosce molto bene Vander e il suo modo di pensare e con a disposizione una fitta rete di spie e informatori. Per questa ragione mi sembra letteralmente impossibile che Silco non sia giunta a conoscenza del fatto che Vander abbia provato a ucciderlo per farsi una nuova famiglia e sostituirlo con Vi e Powder. Questo perché non solo, stando alle parole della writer, questo è proprio ciò che è oggettivamente successo e dunque Silco sarebbe riuscita a scoprirlo, ma anche nel caso in cui non fosse stata questa la ragione principale,
Nel momento in cui eventi cronologici vengono disposti con la scena del ponte prima di quella del fiume, un uomo ossessionato, egocentrico e traumatizzato come Silco, e ne abbiamo ampiamente parlato prima, avrebbe inevitabilmente associato le due ragazzine alla ragione dietro l'abbandono di Vander, proprio come Jinx fa con Caitlyn quando la vede in compagnia di Vi e pensa che la sorella l'abbia lasciata indietro perché difettosa e maledetta, per sostituirla con una famiglia migliore. Eppure dal modo di agire di Silco nel corso della serie non traspare mai questa conoscenza. È sempre stato estremamente cauto nel portare avanti la sua organizzazione contro Piltover, al punto da indisporsi all'idea che qualcuno inizi a fare domande a causa dell'iniziativa di Deckard. Ed è quindi certo che non abbia mai tentato di far del male ai figli di Vander prima di allora. Non solo, è evidente che non conosca nemmeno i nomi di Powder e Vi, per cui non ha indagato su di loro, come invece ha fatto con Marcus, che di certo non avrebbe la stessa importanza per lui delle due persone responsabili del proprio abbandono. Non menziona nemmeno una volta questa spinosa questione quando si confronta con Vander durante il terzo episodio, limitandosi a criticare la sua decisione di non voler più combattere, dicendogli che ha accantonato la propria dignità per scendere a patti con la giustizia di Piltover. Infine, quando vede i figli di Vander davanti a sé, non mostra alcun sentimento di rabbia, anzi sembra parecchio indifferente, al contrario del momento in cui con Vander rievoca il loro ultimo violento confronto. Silco nomina una singola volta l'originale famiglia di Vi quando parla alla ragazza di fronte alla sua vecchia abitazione in fondo all'Undercity. Incensa Jinx dicendo che inizialmente aveva creduto che fosse Vi il prodigio della sua famiglia di seconda scelta, in riferimento al suo averla chiamata poco prima il prodigio di Vander, ma questo non credo sia sufficiente come dimostrazione di risentimento. Del resto Vi ritiene Silco il responsabile della rovina della sua famiglia, il motivo per cui l'Undercity soffre e la ragione per cui lei ha perso sua sorella. Per Silco la cosa dovrebbe essere reciproca, visto che Vi dovrebbe essere la causa dell'abbandono di Vander, ma non è così. Silco infatti inizia a detestare Vi solo quando questa gli sfugge e quasi lo uccide, diventando quindi una minaccia concreta per la sua relazione con Jinx, quando, appunto, Vi potrebbe portargli via sua figlia, la sua famiglia, l'unica persona che Silco ama davvero. Silco dimostra una fortissima ansia d'abbandono che, se consideriamo la sua età e il suo carattere, è decisamente più violenta e incontrollabile rispetto a quella di Jinx. Ogni volta che ha paura di perdere la ragazza, il suo modo di fare diventa aggressivo, nervoso o manipolativo. Per ben 2 volte nel corso della serie lo vediamo perdere completamente il controllo e trasformarsi in un animale feroce. Dopo il crollo dell'edificio con l'insegna neon a forma di occhio, dove inizia a urlare, sbavare, calciare cadaveri e muoversi erraticamente, inciampando nei suoi stessi piedi, e una seconda volta durante l'ultima scena, quando si rende conto che Vi potrebbe essere sul punto di convincere Jinx a fuggire con lei. Penso quindi che, se l'uomo non dimostra un atteggiamento aggressivo fin da subito nei confronti delle due ragazze, è proprio perché non riteneva Vi e Powder, di cui ricordo non conosceva nemmeno il nome, le principali responsabili del cambiamento di Vander. E questo, come abbiamo discusso poc'anzi, non può essere dovuto al fatto che Silco non fosse riuscito a scoprirlo. Senza la dichiarazione della writer, infatti, il mio iniziale pensiero è stato che Vander avesse già preso la decisione di farla finita con Silco, anni prima rispetto all'inizio della serie, proprio perché il fratello aveva dimostrato di essere troppo estremo anche per i suoi standard bellicosi, e che poi, incontrate le orfane sul ponte, Vander abbia scelto di porre fine in modo definitivo a quella spirale di violenza ancora in corso, dopo essersi reso conto di non aver distrutto con le sue azioni solo la propria famiglia, ovvero la sua relazione con Silco, ma anche quella di tante altre persone innocenti, come appunto la famiglia di Vi e Powder, e di tutta la gente morta per combattere insieme a lui. Arriviamo quindi al terzo e ultimo, ma non per questo meno importante, problema riguardante le dichiarazioni della writer. Un'intrinseca e, a mio avviso, molto grave mancanza di coerenza nel modo di agire di Vander. Nel punto precedente ho detto che Vander ha dato una nuova casa a Vi, Powder, Milo e Clegor, come anche una nuova famiglia. Non dimentichiamo però che Vander con questo gesto assume il ruolo di loro nuovo padre, e questo significa che dunque anche per lui quella sarebbe diventata a tutti gli effetti una nuova famiglia. Questo però significava necessariamente dover tagliar via Silco dalla scena, privare Silco di una famiglia. Da questo punto di vista ovviamente non possiamo mettere sullo stesso piano dei bambini orfani e un adulto dalla morale e dall'etica alquanto dubbie. Tra i due fronti sono i bambini ad avere più bisogno di protezione. C'è però una cosa che non riesco a farmi andar giù. Se davvero Vander ha avuto la sua presa di coscienza alla vista di Vi e Powder, lasciando cadere i suoi tirapugni al suolo, scegliendo di usare le proprie mani non più per combattere, ma per abbracciare due fragili orfane e proteggerle. Se, dopo tutti questi anni di violenza, ha infine capito che quella non era la strada giusta per il bene dell'Undercity e che le cose dovevano cambiare, come posso accettare la scena tra Silco e Vander lungo il fiume? Mi state dicendo che l'uomo che ha rinnegato la violenza sia lo stesso uomo che, dopo essersi rasato,
È andato ad affogare suo fratello come un ratto in un secchio, artigliandogli gli abiti e ringhiando come una belva furiosa. Non so cosa pensate voi, ma questa cosa non solo non mi convince, ma mi infastidisce. È vero, il terzo episodio vuole farci vedere nelle sue scene finali che Vander aveva ancora dentro di sé il proprio spirito combattivo, ma che aveva scelto coscientemente, deliberatamente di non agire. Ma questo non significa che non fosse diventato per davvero un uomo diverso e migliore. Vander era cambiato. Vander torna a combattere per proteggere la propria famiglia dalla morte e muore per salvare Vi dall'esplosione, rinunciando apertamente alla vendetta nei confronti di Silco. Abbandona la via dell'odio e sceglie quella dell'amore. Le ultime parole che dice alla figlia sono proprio un ultimo insegnamento, quasi una supplica affinché la ragazza non finisca nella strada oscura che lui per anni aveva percorso e che alla fine l'ha reso quel mostro agonizzante in un vicolo buio. Per cui no, mi dispiace, ma non riesco ad accettare l'idea che un Vander cambiato durante la scena sul ponte sia la stessa persona che ha tentato in un secondo momento di uccidere Silco, suo fratello, con quella brutalità e quella spietatezza ferale. Ho già discusso nella parte precedente dell'analisi cosa ne penso di quella scena e non credo che quel Vander sbarbato sia compatibile con l'idea di un Vander post scena del ponte. A questo vorrei aggiungere anche un altro dettaglio più pignolo. Se la scena del ponte è precedente al tradimento, significa che Vander era sul ponte a combattere d'accordo con il modo d'agire e pensare di Silco, che quindi anche il resto dell'Undercity, come anche Benzo, fossero favorevoli a quella linea di pensiero. Per quale ragione allora Silco non era sul ponte con Vander? Avrebbe avuto senso nel caso in cui Vander fosse stato sul ponte per cercare di risolvere le conseguenze di un gesto recente o passato delle azioni avventate di Silco. Perché invece era lì da solo? Silco non viene mai mostrato come un pavido o una persona che si tira indietro davanti al proprio obiettivo. E per quale ragione Benzo dovrebbe chiamare Silco animale quando lo rivede nel terzo episodio? Se gli eventi si sono svolti nell'ordine che ci è stato detto da Amanda Overton, vuol dire che Vander a un certo punto ha deciso di uccidere il proprio fratello, ma questo renderebbe Silco la vittima e Vander l'animale, perché in questo caso Vander sarebbe andato contro la linea di pensiero di tutti per un suo voltafaccia egoistico improvviso. Uccidere il proprio fratello, anche se non di sangue, non è cosa da poco. Se Vander non è stato ritenuto un mostro per aver tentato di farlo, evidentemente c'era già qualcosa nell'aria. Capisco però che riguardo questo punto potremmo trovare una giustificazione di qualunque tipo su come siano andate le cose. Ma ci tenevo ad aggiungere anche questo elemento all'analisi, anche se il focus di questo terzo punto è l'incoerenza comportamentale di Vander in prospettiva della sua evoluzione come personaggio, non tanto le ripercussioni politiche e sociali del suo gesto all'interno dell'Undercity. Adesso ci resta un'ultima cosa da fare. Tra la prima e la seconda parte di questa analisi so di avervi rubato già tantissimo tempo, ma vi chiedo se è possibile di pazientare ancora un altro poco e fare un gioco con me, visualizzando nella vostra mente la scena che ho provato a descrivere. Come vi avevo anticipato, le illustrazioni che vedrete adesso sono state realizzate da Connestra, mentre la lettura e descrizione degli eventi sarà fatta da Sabaku no Maiku. È stato un lavoro lungo e impegnativo per tutti, ma spero che il risultato vi piaccia e vi aiuti a visualizzare meglio quello che vi voglio raccontare. Ho sempre immaginato i momenti precedenti al tradimento di Vander come molto simile al confronto tra Vi e Powder alla fine del terzo episodio. La premessa a tutta questa situazione è che Silco ha fatto qualcosa. Mi piace immaginare che si tratti di qualcosa simile al gesto di Jinx nell'ultimo episodio, per cui magari un attentato in una zona pubblica di Piltover e o a dei mezzi di trasporto, magari utilizzando la Chemtech con l'aiuto di qualche barone chimico. Insomma, si è trattato di qualcosa di pesante, con grossi botti, grossi danni, tanti feriti e magari anche qualche morto. Questo qualcosa darà inizio ai rapporti via via più traballanti tra superficie e sottosuolo, che sfoceranno infine in una guerriglia e nel Day of Ash. Una situazione simile dopo tutto è proprio quella che stava per accadere durante il primo atto della serie a causa dell'incidente al laboratorio di Jace, e nonostante il persistente accordo tra Vander e Grayson. Immaginate quindi il casino nel momento in cui in passato non era in atto nemmeno quel tipo di alleanza e di fronte a un danno di proporzioni ben maggiori, e questo retroattivamente giustifica anche il clima di tensione e paura che si è creato subito dopo l'esplosione al laboratorio. La gente di Piltover ha ricordato l'incidente causato da Silco e che aveva portato al Day of Ash, per cui, nonostante si fosse trattato di un incidente di portata minore, la preoccupazione è salita subito alle stelle perché si è temuto un ripetersi del passato. In ogni caso, finalmente cominciamo. Siamo nel passato. Silco arriva trafelato alle spalle del fratello. È euforico, agitato. Dice a Vander che ce l'ha fatta, che il suo piano ha funzionato e che questo è solo l'inizio, che finalmente gliela faranno vedere ai Topsiders, che mostreranno a tutti di cosa sono capaci. Vander non risponde, non si muove nemmeno. Continua a guardare davanti a sé le conseguenze delle azioni di Silco. Silco inizialmente è troppo emozionato e non nota il silenzio del fratello.
per cui si va avvicinando mentre continua a parlare del loro sogno e della sempre più imminente nascita della nazione di Zon. Intanto, le sirene d'allarme di Piltover cominciano a suonare, mentre l'aria in lontananza, oltre il ponte, si riempie sempre più di fumo e di grida. Silco mette infine la mano sulla spalla di Vander ed è a quel punto che lui si gira di scatto e lo colpisce con violenza con un pugno in pieno viso. Silco non aspettava il colpo e non tenta nemmeno di proteggersi. Perde l'equilibrio e cade a terra. Resta immobile per un istante, poi si porta la mano all'occhio che già sta iniziando a gonfiarsi, mentre il suo zigomo sanguina, forse anche rotto. Guarda i polpastrelli sporchi di sangue, poi guarda Vander. Ha la bocca schiusa, è confuso dalla sua reazione, talmente sconvolto da ignorare il dolore che sta provando. Gli chiede il perché di quel suo comportamento. Vander è paonazzo in volto, i capelli scombinati gli cadono sulla fronte. Lo guarda come non l'ha mai guardato. Indica Piltover con un braccio che trema di rabbia. Gli chiede se ha idea di cosa abbia fatto e delle conseguenze delle sue azioni. Gli domanda perché non gli ha chiesto consiglio prima di agire di testa sua, se capisce che per colpa sua delle persone innocenti potrebbero essere morte. Silco risponde con una calma che fa infuriare ancora di più Vander. Dice che lo sa perfettamente e che non capisce quale sia il problema, che quella non è la loro gente e quindi non dovrebbe importare né a lui né a Vander quanti uomini, donne o bambini di Piltover dovranno pagare con la loro vita affinché Zone possa sorgere. Che lo ha fatto perché era il momento giusto per agire e non poteva rischiare di perdere quell'occasione. Vander abbassa il braccio e serra il pugno con le nocche ancora sporche del sangue di Silco. Si trattiene a malapena dal saltargli addosso e colpirlo ancora. Cerca di mantenere la calma, stringe i denti, gli dice che a causa di ciò che ha fatto non moriranno solo i Topsiders, che gli Enforcer arriveranno a cercare giustizia e ci sarà un massacro. Gli chiede se ha un minimo di pietà almeno per le famiglie povere delle vie, che non hanno nulla a che fare con questa loro battaglia. A questo punto è il turno di Silco di arrabbiarsi. Si mette in piedi di scatto talmente in fretta da barcollare. Il sangue gli è scivolato in rivoli fino al mento, ma non sembra farci caso. Fissa il fratello con uno sguardo carico di rabbia e risponde sibilando, dicendo che quella è una guerra e non è solo la loro guerra, che tutti hanno il dovere di fare la loro parte e combattere, anche a costo delle loro vite. Che quello non è il tempo per la pietà che loro non possono concederne, perché non ne riceveranno. Vander rimane per un attimo senza parole, messo davanti a una verità che non è più in grado di negare a se stesso. Scuote la testa, si massaggia le tempie, gli dice che è pazzo, che ormai è un mostro fuori controllo. Dice che deve cercare di fermare questa cosa, di fermarlo, prima che sia troppo tardi. Non resta che un'ultima possibilità di fermare tutto quello. Silco, in quanto responsabile, dovrà sacrificarsi e consegnarsi alla giustizia per limitare la ritorsione di Piltover sull'Undercity. A quel punto Vander si muove verso il fratello, afferrandolo per un braccio e iniziando a tirarlo di peso verso il ponte. Silco strabuzza l'occhio ancora aperto e inizia a gridare e a puntare i piedi, dicendo che è Vander a essere impazzito, a essere un vigliacco, un codardo che si vuole tirare indietro quando c'è veramente bisogno di lui. Coglie di sorpresa Vander, che non si aspettava una reazione così veemente, e riesce a uscire dalla presa mordendolo e iniziando a scappare. A questo punto comincia un breve inseguimento tra Vander e Silco. Silco è ferito, in preda al panico, sanguina, sbatte contro le pareti dei vicoli, gli gira la testa, non vede bene, sa solo che deve nascondersi, ma non è lucido. È la prima volta nella sua vita che prova una paura simile. Ogni certezza gli si sta sgretolando sotto i piedi. Continua a rimbombargli nella mente la voce di Vander e la sua espressione furiosa e disgustata, mentre lo guarda dall'alto in basso, uno sguardo carico di disappunto, forse persino ribrezzo. In quel momento Vander ha visto per la prima volta il mostro del Silco, ma la cosa è stata reciproca. Vedere il fratello disposto a liberarsi di lui senza la minima esitazione lo ha devastato psicologicamente. Non capisce la ragione di quella reazione, dato che lui ha sempre fatto del suo meglio, cercando sempre di essere forte e coraggioso almeno quanto lui e di credere nel loro sogno tanto quanto, se non più, di chiunque altro. Credeva che insieme non li avrebbe fermati nessuno. Non riesce a capire che cosa sia cambiato, ha paura che quindi Benzo e tutti gli altri la pensino come Vander e che lui ormai sia stato condannato a morte da tutti. L'inseguimento è breve. Silco è in preda al panico, la paura e il forte colpo alla testa lo hanno disorientato dopo tutto. Vander segue Silco con passo veloce, ma senza correre. Il fratello è ferito, sanguina ed è troppo agitato per essere in grado di scappare in modo efficace. Anzi, continua a sbandare e inciampare. Questo momento poi vorrebbe essere anche un piccolo richiamo alla descrizione del personaggio di Warwick, ovvero il champion che potrebbe diventare Vander in futuro. Emergendo dall'ombra, dalla caccia ai criminali che terrorizzano le profondità della città, Warwick è attratto dal sangue e perde il controllo quando ne sente l'odore. Nessun ferito può sfuggirgli. Durante questa breve caccia, Vander è sempre più arrabbiato e frustrato.
Si sente responsabile per quello che sta succedendo perché si è fidato di Silco. Ha sempre dato più peso al suo lato umano e al suo genuino entusiasmo, ignorando i pensieri oscuri che stavano prendendo lentamente il sopravvento nella mente del fratello. Ignorando le parole preoccupate di Benzo e degli altri suoi amici nel vedere Silco sempre più estremo nelle parole e nelle azioni. Si è fidato di Silco fino alla fine, commettendo un terribile errore. E ora deve porre fine a questo disastro in un modo o in un altro. Deve fermarlo a ogni costo e consegnarlo agli Enforcer, vivo o morto. Tra vicoli ciechi, Vander che chiama Silco gridando, dicendogli di tornare indietro, e Silco sempre più terrorizzato, i due arrivano alla riva del fiume inquinato dalle tossine industriali. Vander raggiunge Silco e lo afferra di nuovo, stavolta stando attento ai suoi movimenti imprevedibili. Lo guarda dimenarsi, ormai troppo debole per liberarsi di nuovo, ma non per questo intenzionato ad arrendersi. Ripensa alle parole di Benzo e di come lo aveva definito un animale impossibile da domesticare e una serpe in seno, e di come lui non gli aveva mai dato ascolto. Resta a guardarlo per qualche secondo, senza che Silco smetta per un secondo di agitarsi. Vander è al limite della sopportazione. Il morso di poco prima gli fa ancora male e ne ha già schivati diversi altri. Per l'ultima volta gli chiede di smetterla, gli dice che è finita. Con sua sorpresa, Silco si ferma per davvero. Tuttavia, ovviamente, ha ansima e ha un aspetto terribile. È una maschera di sudore, sporcizia e sangue. Dopo qualche secondo, alza la testa e lo fissa. Digrigna i denti, l'occhio sano brilla d'odio. Risponde con voce roca e il fiato ancora corto. Gli dice che finché sarà in vita potrà star certo che non sarà mai finita. E che se vuole davvero fermarlo, che lo affoghi pure nel fiume. Conclude la frase chiamandolo fratello e ponendo particolare enfasi nella parola. Qualcosa scatta nella testa di Vander. Rabbia, paura, vergogna, orrore. Forse un po' di tutto questo. Sta di fatto che a quel punto perde ogni interesse a discutere, afferra Silco per la giacca e lo trascina di peso nel fiume. Qui ha luogo la scena del flashback, come l'abbiamo vista nel corso della serie. Dopo aver ferito Vander ed essergli sfuggito, quindi, Silco emerge dall'acqua, incespicando per la stanchezza e la paura. Boccheggia. Sente la pelle bruciare come se stesse sfrigolando al fuoco, l'interno della testa attraversato da scariche elettriche che gli annebbiano la vista e fanno pulsare l'occhio ferito, i polmoni in fiamme. Con una forza che non credeva di avere ancora, striscia fuori dalla riva e riesce a rimettersi in piedi e a correre via. Si scontra con alcune persone che, avendo visto il fumo e sentito le sirene di Piltover, si stanno avvicinando al ponte per capire cosa sia successo dall'altra parte. Non ha idea di dove stia andando, non riesce a mettere fuoco a quello che gli si para davanti, ma non si ferma, come non si è mai fermato. Dopo quelle che gli sembrano ore, si poggia contro un muro per riprendere fiato. Un attimo dopo, viene assalito dai conati e si piega in avanti, vomitando bile e acqua di fiume. Con un sapore orribile in bocca, si lascia cadere dietro una cassa marcia, ansimando. Vorrebbe urlare, ma la voce gli rimane incastrata in gola. Sente qualcosa scivolare dall'occhio ferito e istintivamente porta il dorso della mano al viso. Il dolore che lo attraversa è abbastanza forte da farlo quasi vomitare di nuovo. Il lamento degli allarmi si mescola ai rumori della sua testa, le grida di Vander, la risata di Benzo, il battito del suo cuore, il suono ovattato del fiume torbido dentro le orecchie. Avvicina le ginocchia al petto. Prova a concentrarsi su quello, ignorando il prurito del siero giallastro che continua a rigargli il viso e le fite di dolore che lo tormentano come coltellate nel cervello. Il brusio dell'acqua, lento, regolare. Il cuore e il respiro rallentato. Le voci si affievoliscono e scompaiono. La paura scompare, rimane solo la sofferenza. Nota finalmente di avere ancora in mano il coltello di Vander. Lo sta stringendo talmente forte da avere la mano intorpidita. Lo fissa per un attimo, poi digrigna i denti e lo scaglia via. La lama colpisce un angolo del vicolo e sparisce nell'ombra con una scintilla. Senza nemmeno rendersene conto, comincia a ridere raucamente. L'aria sembra non voler uscire dai polmoni. Si sente scoppiare. Sente ancora le dita di Vander intorno alla gola, dove la pelle ha iniziato ad annerirsi. Fissa il luccichio del coltello di Vander. Il metallo è illuminato da un incendio in lontananza. Porta le mani fra i capelli fradici. La risata si trasforma in un ringhio. Sente l'occhio pressare dietro la palpebra tumefatta, l'intero lato sinistro del viso completamente in fiamme per il dolore, come aghi roventi sotto la pelle, dalle tempie alle labbra. Rovescia la testa indietro e grida. La sua voce rimbalza fra le pareti del vicolo, finendo col confondersi con l'ululato delle sirene.
Non finirò mai di ringraziare abbastanza Connestra per tutto l'impegno e la professionalità che ha dimostrato nel suo supporto per questo mio progetto. E ovviamente anche Sabaku no Maiku, che ha apprezzato la sua voce super sexy per la lettura. Riguardo questa breve storia, penso che prima o poi, purtroppo più poi che prima, visto il mio poco tempo libero, pubblicherò una versione estesa e completa in forma di fanfiction one shot. Se vi interessa, non appena sarà finita, inserirò il link nella descrizione del video e nel commento in evidenza, e ovviamente la condividerò anche sui miei social. Anche questi sono linkati nella descrizione del video. In questo ipotetico svolgimento degli eventi, ovviamente il Day of Ash, vista la presenza della barba di Vander nella scena del ponte, non può essere stato il medesimo giorno dello scontro tra Vander e Silco. Potrebbe essere stato qualche settimana dopo, ad esempio, a conclusione di un periodo di tensione, post di blocco e guerriglie, sfociato infine in un'aperta battaglia con gli Enforcer in uniforme corazzata, come mostrati all'inizio del primo episodio. Mi piace l'idea di poter lasciare il dubbio sull'intenzione effettiva di Vander di uccidere Silco. In quel momento l'uomo era fuori controllo, ma voglio dargli il beneficio del dubbio, che quindi magari volesse solo farlo svenire per consegnarlo alla giustizia come capro espiatorio, non per forza come corpo freddo. Mi piace l'idea che a Vander sia cresciuta la barba dopo quell'avvenimento perché in quei giorni non ha avuto il tempo o l'attenzione per radersi e che poi abbia deciso di continuare a tenerla, sia perché gli stava bene, che a memento di quell'evento che ha dato una svolta alla sua vita. Mi piace l'idea di poter creare parallelismi tra lo svolgimento del trauma di Powder e quello di Silco, proprio come già mostrato più e più volte nel corso del terzo episodio, con shot e inquadrature praticamente identiche per mettere in scena il rapporto tra le due sorelle e i due fratelli. Mi piace l'idea che Vander, alla vista di Vi e Powder, rimaste orfane indirettamente a causa sua per non aver fermato Silco in tempo, decida di cercare una redenzione e proteggerle, come non è riuscito a proteggere la propria famiglia e distruggendone tante altre di conseguenza, e che raggiunga un accordo con lo sceriffo pur non riuscendo a consegnare Silco come avrebbe voluto, proprio per provare a risolvere il disastro messo in moto dal fratello e che lui, sottovalutando la sua pericolosità, gli ha permesso di causare. Infine mi piace l'headcanon che i tirapugni di Vander siano stati un dono per lui da parte di Silco, un'arma per la nuova Zone contro Piltover, che a un certo punto Vander ha deciso di abbandonare, finalmente consapevole che a volte le parole colpiscono più duramente dei pugni. Mi piace anche pensare che Silco, come strana, crudele ironia del destino, abbia quindi visto Vi difendere il padre proprio con quelle stesse armi che lui anni prima aveva donato al fratello. E questo è quanto. In conclusione, penso che porre il tradimento di Vander prima dell'incontro con le due ragazze possa lasciare spazio per potenziali futuri approfondimenti del suo passato, come anche semplicemente per l'immaginazione degli spettatori. Al contrario, inserire il Day of Ash come evento posteriore toglie spessore ai personaggi e lascia più incertezze che risposte. Ovviamente non è mia intenzione insegnare a dei professionisti cosa e come scrivere. Va detto che un Q&A su Twitter non ha certamente lo stesso peso di un'intervista ufficiale, ma immagino che se Amanda Overton ha deciso di farlo è perché ha ricevuto un'autorizzazione dall'alto e le sue risposte rappresentavano quindi la voce di tutte le persone coinvolte nella serie Arcane. Per cui, nel caso in cui le parole di Amanda coincidano con la linea di pensiero comune di tutto lo studio di animazione, non posso nascondere che questa decisione di scrittura non mi piaccia nemmeno un poco e la trovo un'occasione veramente sprecata e gestita male. D'altro canto, da quanto detto dalla stessa writer, lei si è occupata principalmente della scrittura dei personaggi di Vi e Caitlyn. Arcane è un'opera mastodontica, con chiaramente diverse e numerose persone a occuparsi dei singoli personaggi ed episodi. Questo specifico dettaglio sulla cronologia, relativo al passato di due personaggi comunque secondari rispetto alle protagoniste della storia, potrebbe quindi essere stato da lei male interpretato. Oppure, come spesso capita, Amanda era a conoscenza di una versione della storia diversa da come poi è stato gestito il background di quei personaggi e la realizzazione delle scene animate. Sono cose che capitano durante le produzioni artistiche di qualunque medium e non ci sarebbe niente di strano. Insomma, forse non sapremo mai quale sia la verità, ma finché vi è il dubbio, voglio capricciosamente sperare che Amanda Overton si sia sbagliata. Un mio secondo capriccio sarebbe quello di poter vedere in futuro, nella seconda stagione di Arcane, qualche altro approfondimento sul passato di Vander e Silco. Da una parte penso che questo possa assolutamente accadere, visto le molto valide teorie che circolano riguardanti il ritorno di Vander nelle sembianze di Warwick e una possibile presenza di Silco come nuova voce nella mente di Jinx, magari proiettata dalla ragazza proprio in Fishbones, l'arma da lei creata per il padre. Va però detto che la lore di Runeterra è talmente vasta che un simile focus nel corso della prossima stagione sul passato di due personaggi già visti mi sembra improbabile. Abbiamo i personaggi ancora in gioco da portare avanti e nuovi personaggi e champion da presentare.
presentare, insomma, non so che pensare. Fatemi quindi sapere cosa ne pensate voi, sia di quest'ultimo argomento che in generale della mia analisi critica alla risposta di Amanda Overton. Siete in linea con il mio pensiero o pensate che storie e personaggi possano funzionare anche in quel modo? Infine, non lo faccio mai, ma questa volta vi chiedo se è possibile di lasciare un like al video e condividerlo, perché realizzarlo mi ha chiesto veramente tanto tempo, impegno e energie e vorrei che voi mi aiutaste a combattere l'algoritmo di YouTube, che avendomi categorizzata nei videogiochi mi spezza le gambe ogni volta che oso parlare di un topic diverso. Detto questo, vi ringrazio per l'attenzione e la pazienza e noi ci sentiamo, ci vediamo in un prossimo video.